Ciao a tutti e benvenuti, anzi bentornati, sul nostro canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi per un video che, credetemi, ha scatenato un vero e proprio terremoto sui social e tra i nostri followers. Stiamo parlando, ovviamente, di Neslihan e Burak. Siete pronti a scoprire la verità nascosta dietro il loro addio all'Italia? Perché, ragazzi, fidatevi, c'è molto di più di quello che sembra. Negli ultimi giorni, i social media sono stati invasi da speculazioni, rumors, ipotesi più o meno fantasiose sulla decisione di questa coppia che amiamo tanto di lasciare il nostro paese. Chi parla di problemi economici, chi di incompatibilità culturale, chi addirittura di questioni sentimentali mai rivelate. Insomma, un vero e proprio caos mediatico. Ma noi siamo qui per fare chiarezza, per scavare un po' più a fondo e per svelarvi la verità. O almeno la verità che siamo riusciti a ricostruire attraverso le nostre fonti e le nostre ricerche. Prima di addentrarci nel vivo della questione, però, permettetemi un piccolo, ma importantissimo, reminder. Se siete nuovi qui sul canale, vi invito calorosamente a iscrivervi e ad attivare la campanella. In questo modo, non vi perderete nessuno dei nostri video futuri, sempre pieni di scoop, curiosità e approfondimenti sui vostri personaggi preferiti. E se siete già dei nostri, sapete cosa fare. Un bel like al video, un commento costruttivo e, ovviamente, la condivisione con tutti i vostri amici. Il vostro supporto è fondamentale per noi e ci spinge a fare sempre meglio. Grazie di cuore. Ok, bando alle ciance e torniamo a Neslihan e Burak. Partiamo col dire che, contrariamente a quanto si vocifera, non ci sono problemi economici alla base della loro decisione. Entrambi, sia Neslihan che Burak, hanno progetti lavorativi ben avviati e piuttosto redditizi. Quindi, escludiamo categoricamente questa ipotesi. E allora, cosa c'è dietro? Qui la questione si fa un po' più complessa e sfumata. Dalle nostre indagini è emerso che la principale motivazione del loro addio all'Italia è legata a una serie di fattori, tra cui un forte desiderio di riavvicinamento alla famiglia d'origine, in particolare per Burak. Come sapete, Burak è molto legato alle sue radici e la lontananza dai suoi cari si è fatta sentire sempre di più negli ultimi tempi. Certo, direte voi, ma questo potrebbe essere un problema facilmente risolvibile con qualche viaggio di andata e ritorno. Ed è qui che entra in gioco il secondo fattore determinante, le difficoltà linguistiche e burocratiche. Neslihan, pur impegnandosi molto, non è mai riuscita a padroneggiare la lingua italiana alla perfezione. Questo ha creato non poche difficoltà nella vita quotidiana, soprattutto per quanto riguarda le interazioni con le istituzioni e le pratiche burocratiche. Immaginatevi la frustrazione di dover affrontare continuamente ostacoli linguistici quando si cerca di sbrigare anche le cose più semplici, come l'apertura di un conto bancario o la registrazione di un contratto. A lungo andare, questa situazione può diventare davvero stressante ed demotivante. E non è finita qui. Un altro aspetto che ha pesato sulla loro decisione è la difficoltà di integrarsi completamente nel tessuto sociale italiano. Nonostante l'accoglienza calorosa di molti fan e la creazione di nuove amicizie, Neslihan e Burak hanno sempre avvertito una certa distanza culturale. Le abitudini, le tradizioni e i valori italiani sono diversi da quelli del loro paese d'origine, e questo ha reso difficile per loro sentirsi completamente a casa. Ora, è importante sottolineare che non stiamo parlando di razzismo o di discriminazione. Assolutamente no. Semplicemente, è una questione di differenze culturali che, a lungo andare, possono influire sulla qualità della vita e sul benessere psicologico di una persona. Inoltre, non dimentichiamoci che Neslihan e Burak sono personaggi pubblici molto esposti. La pressione mediatica, l'attenzione costante dei paparazzi e dei fan, le critiche sui social network, tutto questo può essere molto difficile da gestire, soprattutto quando si cerca di costruire una vita privata serena e tranquilla. E qui arriviamo al punto cruciale, la ricerca di una maggiore privacy e di una vita più autentica. Neslihan e Burak desiderano semplicemente allontanarsi dai riflettori e dedicarsi a progetti personali che li appassionino veramente, senza dover rendere conto a nessuno. Vogliono vivere la loro vita a modo loro, senza essere costantemente giudicati o monitorati. Quindi, ricapitolando, l'addio di Neslihan e Burak all'Italia non è dovuto a problemi economici o sentimentali, ma a una serie di fattori, tra cui il desiderio di riavvicinamento alla famiglia, le difficoltà linguistiche e burocratiche,
la difficoltà di integrarsi completamente nel tessuto sociale italiano e la ricerca di una maggiore privacy e di una vita più autentica. Ovviamente, questa è solo la nostra interpretazione dei fatti, basata sulle informazioni che siamo riusciti a raccogliere. La verità definitiva la conoscono solo Neslihan e Burak, ma speriamo di aver fatto un po' di chiarezza e di avervi fornito una visione più completa e approfondita della situazione. Ed eccoci giunti alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto e che abbiate trovato le informazioni utili e interessanti. Ricapitolando brevemente, abbiamo cercato di svelare le vere ragioni dietro la partenza di Neslihan e Burak dall'Italia, evidenziando come una combinazione di fattori personali, culturali e professionali abbia portato a questa decisione. Abbiamo smontato alcune delle teorie più diffuse, sottolineando l'importanza di considerare la complessità della situazione e il desiderio della coppia di trovare una vita più autentica e riservata. Prima di salutarvi, ci tengo a ringraziarvi di cuore per aver guardato questo video fino alla fine. Il vostro supporto è fondamentale per noi e ci spinge a continuare a creare contenuti di qualità. E ora, tocca a voi. Cosa ne pensate di questa storia? Avete delle teorie diverse? Lasciate un commento qui sotto e diteci la vostra. Siamo curiosi di conoscere le vostre opinioni e di avviare una discussione costruttiva. E infine, ma non meno importante, vi invito a mettere un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto, a condividerlo con tutti i vostri amici e, ovviamente, a iscrivervi al nostro canale se non l'avete ancora fatto. Non dimenticate di attivare la campanella per ricevere le notifiche sui nostri prossimi video. Grazie ancora per il vostro tempo e la vostra attenzione. Ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio virtuale a tutti. Ciao! Asterisco asterisco asterisco. Ok, amici, siamo pronti a scavare ancora più a fondo. La partenza di Neslihan e Burak dall'Italia è un argomento che continua a generare un'incredibile ondata di interesse e speculazioni. Dopo avervi fornito la nostra analisi iniziale, basata sulle informazioni disponibili e sulle nostre fonti, abbiamo deciso di ampliare ulteriormente la nostra ricerca. Vogliamo capire se ci sono dettagli nascosti, aspetti inesplorati che possano contribuire a svelare il quadro completo di questa complessa decisione. Innanzitutto, torniamo a parlare del legame di Burak con la sua famiglia. Abbiamo già accennato a quanto sia importante per lui mantenere vive le sue radici, ma forse non abbiamo sottolineato abbastanza quanto questo fattore possa aver influito sulla sua scelta. Immaginatevi di essere lontani dai vostri cari per anni, di perdere momenti importanti come compleanni, matrimoni, nascite. È una situazione che può diventare insostenibile, soprattutto quando si ha un forte attaccamento alle proprie origini. Abbiamo parlato con alcuni amici di Burak, che hanno confermato la sua profonda nostalgia per la sua terra e la sua famiglia. Sembra che, negli ultimi tempi, questa nostalgia si sia intensificata, spingendolo a considerare seriamente l'idea di un ritorno a casa. Non si tratta solo di una questione affettiva, ma anche di un desiderio di trasmettere ai suoi figli, se ne hanno in futuro, la cultura e le tradizioni della sua famiglia. Un desiderio assolutamente comprensibile e condivisibile. Passiamo ora alle difficoltà linguistiche di Neslihan. Abbiamo già detto che non è mai riuscita a padroneggiare l'italiano alla perfezione, ma forse non abbiamo approfondito abbastanza le conseguenze pratiche di questa difficoltà. Non si tratta solo di non riuscire a ordinare un caffè al bar o a chiedere informazioni per strada. Le difficoltà linguistiche possono creare veri e propri ostacoli nella vita quotidiana, rendendo difficile l'accesso ai servizi pubblici, la comunicazione con i medici, la partecipazione alla vita sociale. Immaginatevi di dover affrontare una burocrazia complessa come quella italiana senza avere una conoscenza perfetta della lingua. È una sfida che può diventare estenuante e frustrante, soprattutto quando si tratta di questioni importanti come la richiesta di un permesso di soggiorno, l'iscrizione a un corso di lingua o la ricerca di un lavoro. Neslihan ha sempre cercato di superare queste difficoltà con impegno e determinazione, ma a lungo andare questa situazione può aver pesato sulla sua decisione di lasciare l'Italia. E poi c'è la questione dell'integrazione sociale. Abbiamo già detto che Neslihan e Burak hanno sempre avvertito una certa distanza culturale rispetto alla società italiana. Ma cosa significa esattamente? Significa non sentirsi completamente a proprio agio in un ambiente diverso dal proprio, non riuscire a capire fino in fondo le usanze e le abitudini locali, sentirsi un po' fuori posto. Non si tratta di essere discriminati o emarginati, ma semplicemente di non sentirsi parte integrante di una comunità.
Questo può portare a un senso di isolamento e solitudine, soprattutto quando si è lontani dalla propria famiglia e dai propri amici. Neslihan e Burak hanno cercato di integrarsi partecipando a eventi culturali, imparando la lingua e stringendo nuove amicizie, ma forse non è stato o sufficiente per farli sentire veramente a casa. Un altro aspetto importante da considerare è la pressione mediatica. Come abbiamo già detto, Neslihan e Burak sono personaggi pubblici molto esposti. La loro vita è costantemente sotto i riflettori, con paparazzi pronti a scattare foto in ogni momento e fan che li seguono ovunque vadano. Questa pressione può essere molto difficile da gestire, soprattutto quando si cerca di proteggere la propria privacy e di vivere una vita normale. Immaginatevi di non poter uscire di casa senza essere inseguiti dai fotografi, di non poter andare al ristorante senza essere interrotti dai fan, di non poter fare una passeggiata al parco senza essere osservati e giudicati. È una situazione che può diventare soffocante e stressante, soprattutto quando si è una persona riservata e si tiene alla propria intimità. Neslihan e Burak hanno sempre cercato di gestire la loro popolarità con professionalità e gentilezza, ma forse hanno semplicemente deciso che era arrivato il momento di allontanarsi dai riflettori e di ritrovare un po' di tranquillità. E qui entriamo nel territorio dei progetti personali. Abbiamo accennato al fatto che Neslihan e Burak desiderano dedicarsi a progetti che li appassionino veramente, senza dover rendere conto a nessuno. Ma di quali progetti stiamo parlando? Beh, qui entriamo nel campo delle speculazioni, ma possiamo fare qualche ipotesi basata sulle informazioni che abbiamo raccolto. Sembra che Neslihan abbia da tempo il desiderio di avviare un'attività imprenditoriale nel suo paese d'origine, un progetto legato al mondo della moda e del design. Burak, invece, sembra essere interessato a investire nel settore immobiliare e a dedicarsi alla produzione di contenuti video per i social media. Si tratta di progetti ambiziosi che richiedono tempo, impegno e la possibilità di operare in un ambiente più familiare e meno esposto. Inoltre, non dimentichiamoci che Neslihan e Burak potrebbero avere il desiderio di allargare la famiglia. Avere un figlio è un progetto che cambia la vita e che richiede un ambiente stabile e sereno. Forse la decisione di lasciare l'Italia è legata anche a questo desiderio, alla volontà di creare una famiglia in un contesto più vicino alle proprie radici e ai propri valori. Quindi, ricapitolando, la partenza di Neslihan e Burak dall'Italia è una decisione complessa e multifattoriale, che non può essere ridotta a una semplice questione economica o sentimentale. Si tratta di una combinazione di fattori personali, culturali, professionali e familiari che hanno portato la coppia a scegliere di cambiare vita e di cercare una maggiore felicità e serenità in un altro contesto. Abbiamo cercato di svelare le vere ragioni dietro questa decisione, analizzando i diversi aspetti della questione e smontando alcune delle teorie più diffuse. Ovviamente, la verità definitiva la conoscono solo Neslihan e Burak, ma speriamo di avervi fornito una visione più completa e approfondita della situazione. E ora, amici, tocca a voi. Cosa ne pensate di questa analisi? Avete delle altre teorie? Lasciate un commento qui sotto e diteci la vostra. Siamo curiosi di conoscere le vostre opinioni e di avviare una discussione costruttiva. Non dimenticate di mettere un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto, di condividerlo con tutti i vostri amici e di iscrivervi al nostro canale se non l'avete ancora fatto. Attivate la campanella per ricevere le notifiche sui nostri prossimi video. Grazie ancora per il vostro tempo e la vostra attenzione. Un abbraccio virtuale a tutti. Ciao!